Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Ti faccio vedere che cosa metto nel borsone per la stagione di pesca del 2024. Cominciamo subito. Borraccia per l'acqua da mettere sopra la boa o attaccata alla plancetta. L'importante è che abbia un qualcosa per essere agganciata e che si chiuda bene per non far entrare acqua all'interno del contenitore. Cintura marsigliese è la cintura più sicura che tu possa acquistare, disponibile su msliving.com. Coltello, picciotti, il coltello, questo è un coltello buono, non questo micro coltello, ok? Quando ce l'hai attaccato addosso col guanto, e soprattutto per persone ingombranti come posso esserlo io, è difficile da afferrare, così come da andare a infilare nel suo fodero. Questo invece è molto meglio. Ci sono torce da 300 euro, ci sono torce da 250 euro. Voi non avete idea di quanto semplice sia perdere un accessorio del genere. Con 50-60 euro ne potete comprare una a LED. Calzari, i grip con una bella fodera rinforzata sotto. A seguire guanti fill con antiscivolo. Questi alla fine sono accessori di consumo, quindi non vi preoccupate di rovinarli, non siate troppo delicati, è impossibile preservarli totalmente. Il Bermuda è un accessorio importante perché vi dà la possibilità di, inserendo delle pietre sotto, di modulare la vostra pesata durante la pescata in maniera dinamica tutte le volte che volete, così come sigilla le parti che si muovono, che fanno entrare acqua all'interno della muta, come la giunzione tra giacca e pantalone. Maschera Oine, morbida come la merda, o forse dovrei dire come il suo tubo. Il Bref della sempre Molvik Line. Muta, quindi pantalone e giacca. Per scoprire di più sulla scia della Molvik Line vi metto il video. Importantissimo, la muta si mette da nudi, punto. Costumini, bermuda, non servono. Prima di tutto perché quando e se mettete la muta con un costume non vi scivola bene addosso. Numero 2, non è comodo come non avere niente sotto. Motivo per il quale può essere da considerare l'acquisto di un poncho. Vi invito a guardare su Amazon, che non è altro che un accappatoio super easy da indossare col cappuccio. Ti togli la giacca, ti metti il poncho, sei coperto, ti togli i pantaloni e nessuno vede i gioielli di famiglia. A seguire, accessorio fondamentale per pescare da 0 fino ai 10 metri. Lo schienalino, in questo caso il forsciallo è da 4 kg. L'avvolgisagola con il pedagno che si va ad attaccare alla plancetta, in questo caso ho una normalissima boa, con un pedagno bianco perché dovete sapere che il bianco attira i polpi e quando questo si va muovendo nel fondo trascinato dalla boa o ancorata alla boa e c'è un polpo attorno, è molto probabile che questo se lo venga a pappare. Mi è capitato più volte di pensare di aver arroccato il piombo e il pedale, invece c'era un polpo dall'altro lato. I primi 10 metri in nylon, la restante parte con un qualunque dinamo, fibra o fate voi. Il nylon è chiaro che vi renderà meno visibile agli occhi del pesce quando fate un aspetto. Cos'altro c'è all'interno del mio borsone? La bag d'emergenza, poco organizzata ma efficace. Ci metto dentro del nylon extra, degli slip, un'altra maschera, qualche moschettone, gli o-ring e soprattutto la pinza per schiacciare i slip. Nonostante il check dell'attrezzatura del giorno prima, non si può mai sapere, magari in giornata ti accorgi che c'è qualcosa che non va prima di entrare in acqua e lo puoi aggiustare subito. Il borsone in sé deve essere grande abbastanza per metterci tutta l'attrezzatura dentro, anche se io personalmente non sono un fan dei grandi borsoni. Un'altra cosa molto importante è o un thermos o una di queste borracce che si trovano oramai praticamente ovunque su Amazon, che vi tengono l'acqua ghiacciata per 24 ore o l'acqua caldissima per altrettante 24 ore. Questo io lo utilizzo per metterci l'acqua saponata dentro. Comunque è buona abitudine di portare un bidoncino tipo da 5 litri di acqua senza nessuna saponata, così vi sciacquate a fine giornata. Ma queste non sono le uniche cose che porto a mare, c'è anche la plancetta con le pinne e i fucili. Ve li faccio vedere subito. Pinne in carbonio in plastica. Qua possiamo aprire un'enciclopedia di domande, risposte, pareri. Comprate quelle che vi potete permettere e andate a mare, questo è l'importante, poi il resto si ci pensa. Questa è una cosa importante. Io se avessi avuto qualcuno che mi diceva di comprare questa anziché una normalissima, ma avrei comprato subito questa. Ti spiego perché. Ho anche fatto un video di riferimento dove vi faccio vedere come la preparo e quant'altro, che ve lo linko qua. Innanzitutto, prima che me lo dimentico, chiodo. Il chiodo, se ti dimentichi il coltello, ti può aiutare a uccidere le prede e questo è molto più sicuro rispetto al normale retino, sia per i polpi che per i pesci. Ma qual è il punto? La plancetta è un tavolino, è estremamente stabile, ci puoi mettere la roba dentro che ti sta sopra l'acqua, quindi se tu c'hai l'ovetto per mettere le chiavi, l'ovetto, dov'è l'ovetto? Picciotti, non trovo l'ovetto per le chiavi stagno, lo devo comprare. Ci metti le chiavi e lo metti sopra la superficie. I fucili stanno sopra la superficie perché posizionati sui tubolari e questo non crea un attrito durante lo spostamento, rendendo qualunque tipo di spostamento in acqua molto più agevole. Il pedagno lo si attacca qui sotto in maniera tale così da
rendere lo spostamento in superficie molto più agevole rispetto che attaccarlo qui, che invece farebbe impuntare la plancetta in acqua. E durante le fasi di spostamento avere tanti ganci e tanti attacchi vi dà la possibilità di fissare tutta l'attrezzatura di sopra, le tragitti che vanno dalla macchina alla spiaggia e dalla spiaggia alla macchina. Per quanto riguarda gli accessori più belli, più fighi e più costosi che possiamo invece comprare, i fucili di quest'anno che utilizzerò nella stagione del 2024 sono senza asta in questo momento perché devo rifare tutte le impiombature. Miles Viper Pro 75 con un doppio da 16 Seagull Sub Extreme, disponibile su msdving.com. Inoltre, per chi non mastica di elastici fatti al metro, fatti con le punte, il dinema, abbiamo caricato un applicativo nel nostro sito che si chiama Calcolatore, che ti aiuta a determinare di che lunghezza hai bisogno di elastico per il tuo fucile, e addirittura puoi scegliere il fattore di allungamento. Ti invito ad andare a guardare nella sezione Calcolatore su msdving.com per capire quello di cui sto parlando. Se invece non hai idea di che cosa sto parlando, per fare questo level up in termini di attrezzatura ti invito a entrare nel nostro gruppo WhatsApp, dove ci sono più di 180 utenti pronti ad aiutarti per migliorare la tua attrezzatura. Poi l'altro fucile che qua utilizzo meno, lo utilizzo più nel Mediterraneo, è il mio Fido 65. Qua ho dei Brown Reactive più corti del normale, con un'ogiva francese. Entrambi questi articoli sono disponibili sempre su msdving.com per fucili che vanno dal 50 al 65. Queste tirano delle schioppettate che voi non avete idea, che è molto importante nei tiri brucianti di quando si pesca con la fiocinetta. Questa è la tipologia di fucile che utilizzo per pescare con la fiocinetta in tana e a razzolo. Per quanto riguarda invece la pesca che faccio qui in Inghilterra, che è più all'aspetto e all'agguato, ho bisogno di una maggiore gittata, motivo per il quale ho due fucili quest'anno a disposizione. Uno con il quale ancora non sono riuscito a creare un particolare feedback, che è il Nemesis Carbon 92, con un doppio da 14 e un'asta da 6,75. L'ultimo giocattolo che ho a disposizione per il 2024 e che non vedo l'ora di utilizzare invece è lo Short Wing 90 in legno, questa volta di casa Spriveri, con doppio elastico Seagull Reactive Brown da 14 e un'asta da 6,5. Differentemente dagli altri fucili che ho provato finora, normalmente con gli altri fucili c'è stata una fase di assestamento e di errori e di spari andati a vuoto quando ho cominciato a utilizzarli. Con questi non ho sbagliato un pesce a partire dal primo tiro. Questa cosa che ha influito nel non sbagliare i primi pesci dal primo tiro non può essere un fattore mentale o una mia convinzione, ma credo essere un risultato di una progettazione, di un bilanciamento del prodotto e di una linea di mira così pulita al punto da mettermi nelle condizioni di non sbagliare dal primo tiro. Ora, detto ciò, probabilmente sbaglierò i migliori pesci della mia vita quest'anno, però queste sono state le prime sensazioni e infatti di nuovo non vedo l'ora di ammazzare qualche spigola quest'anno. Se avete qualunque tipo di domande o dubbi in merito alle attrezzature e a cosa acquistare per il 2024, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Questa è tutta l'attrezzatura che utilizzerò per fare pesche subacquee nel 2024. Grazie per essere stato con me e noi ci vediamo al prossimo video.